Ciao ragazzi, in questo tutorial iniziamo a parlare delle coniche, particolari curve piane che si ottengono dall'intersezione tra un piano ed un cono a due falde. Nei prossimi video di questa playlist tratteremo nell'ordine la parabola, la circonferenza, l'ellisse e l'iperbole, con particolare attenzione all'iperbole equilatera. Vediamo subito di cosa si tratta. Consideriamo una retta A nello spazio tridimensionale. Fissiamo su questa retta un punto che indichiamo con la lettera V. Consideriamo ora una nuova retta G in blu che interseca la prima retta nel punto V. Fra le due rette si forma un angolo alfa. Facciamo ora ruotare la seconda retta, quella in blu, attorno alla prima retta in rosso, mantenendo invariato l'angolo alfa. La superficie generata dalla rotazione completa della retta G, detta generatrice, attorno alla retta A, detta asse, viene chiamata superficie conica rotonda a due falde. Il punto V viene detto vertice e l'angolo alfa viene detto angolo di semiapertura della superficie conica. Consideriamo ora un piano incidente, non passante per V. A seconda dell'angolo beta che il piano forma con l'asse della superficie conica, si ottengono diverse linee di intersezione, dette coniche. Quando il piano è perpendicolare all'asse della superficie conica, cioè quando beta è uguale a 90 gradi, si ottengono delle circonferenze, come si può notare dalla vista dall'alto. La vista laterale mostra invece l'ortogonalità tra l'asse della conica e il piano incidente. L'angolo beta è infatti di 90 gradi. Proviamo ora a far variare l'inclinazione del piano. Quando l'angolo beta è maggiore di alfa, si hanno delle ellissi sempre più allungate al diminuire del valore di beta. Queste coniche sono le traiettorie caratteristiche del moto dei pianeti attorno alla loro stella. Anche la Terra, nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, percorre una traiettoria ellittica. Osserviamo ora la proiezione dall'alto e le due proiezioni laterali. In questa prima proiezione si può notare la forma ellittica e in questa seconda proiezione si può notare che l'angolo beta è maggiore dell'angolo alfa, ma è minore di 90 gradi. Torniamo ora alla visualizzazione iniziale e diminuiamo ulteriormente l'ampiezza dell'angolo beta, fino a che beta è uguale ad alfa. In questa situazione, cioè quando l'angolo beta è uguale ad alfa, si ha la parabola, una curva molto comune nei moti fisici terrestri. Un corpo, soggetto alla sola forza di gravità, se viene lanciato con una certa velocità iniziale e con un certo angolo, percorre una traiettoria parabolica. Osserviamo ora la vista dall'alto e le due viste laterali. In questa si può notare la sezione parabolica tratteggiata in nero ed in questa si possono notare sia il parallelismo tra il piano e la generatrice del cono che l'uguaglianza tra l'angolo alfa e l'angolo beta. Torniamo nuovamente alla visualizzazione predefinita ed aumentiamo ulteriormente l'inclinazione del piano. Ora si può notare che il piano interseca entrambe le falde del cono. Dunque, quando l'angolo beta è minore dell'angolo alfa, si hanno le iperboli, caratterizzate da due rami distinti, poiché il piano interseca entrambe le falde della superficie conica. Osserviamo di nuovo la vista dall'alto, in cui si possono notare i due rami distinti, la prima vista laterale, in cui i rami di iperbole sono ancora più evidenti, e l'altra vista laterale, in cui si può notare l'angolo beta, minore dell'angolo alfa, e in cui si può notare come il piano intersechi entrambe le falde del cono. Torniamo ora alla visualizzazione predefinita e facciamo variare l'inclinazione del piano, notando come al variare di tale inclinazione si ottengano tutte le coniche descritte in precedenza. Voglio infine far presente che, quando il piano interseca la superficie conica a due falde nel suo vertice, si hanno le cosiddette coniche degeneri. Come si può notare dalla simulazione grafica, se beta è maggiore di alfa, si hanno circonferenze ed ellissi degeneri in un punto.
che coincide con il vertice. Se invece beta è uguale ad alfa, si hanno parabole degeneri in una retta, che poi è la generatrice del cono. Infine, aumentando ulteriormente l'inclinazione del piano passante per il vertice, si hanno iperboli degeneri in una coppia di rette generatrici incidenti in un punto, che è appunto il vertice. La proiezione dall'alto e la prima proiezione laterale mostrano la coppia delle due rette che vengono a formarsi, mentre l'altra proiezione laterale mostra il piano passante per il vertice con un'inclinazione maggiore rispetto a quella della generatrice del cono, cioè mostra beta minore di alfa. La trattazione svolta sinora è detta trattazione sintetica e risale al periodo ellenistico. Nei prossimi video tratteremo le coniche dal punto di vista analitico, cioè considereremo le proprietà di questi luoghi geometrici nel piano tramite l'utilizzo di strumenti algebrici. Nel prossimo tutorial inizieremo a parlare della parabola. Vi aspetto. Ciao!